Marco Aurelio comandava 60 milioni di persone, non con la forza, non con le minacce, ma con qualcosa che oggi la maggior parte degli uomini ha completamente perduto. Una mentalità che faceva chinare il capo persino ai suoi nemici, che trasformava avversari in alleati, che creava rispetto istantaneo in ogni situazione. E tra poco ti mostrerò esattamente come sviluppare questa stessa mentalità, come usarla sul lavoro, in famiglia, nella vita di tutti i giorni. Ma prima c'è una verità scomoda che devi conoscere. Oggi la maggior parte degli uomini commette un errore fatale. Confonde l'autorità con l'arroganza, il comando con il controllo, il rispetto con la paura. Risultato: moglie che non li ascolta, figli che li ignorano, colleghi che li sottovalutano, capi che non li considerano per promozioni. Ma gli imperatori stoici, loro avevano capito una cosa fondamentale. Il vero potere non viene da quello che fai agli altri, ma da quello che fai a te stesso. Oggi ti svelerò i 7 principi della mentalità imperiale, principi che hanno guidato i leader più rispettati della storia e che trasformeranno completamente il modo in cui gli altri ti vedono. Punto 1. Il controllo interno. Il primo principio dell'imperatore stoico è questo: controlla solo quello che puoi veramente controllare. Marco Aurelio, nelle sue meditazioni, scriveva ogni mattina: alcune cose sono sotto il nostro controllo, altre no. Immagina questa scena: sei al lavoro, il tuo capo ti critica davanti a tutti per un progetto che non è andato come sperava. La maggior parte degli uomini reagisce in 2 modi sbagliati. Primo tipo: esplosione immediata. Alza la voce, si difende, cerca di dimostrare di aver ragione. Risultato: perde credibilità e sembra un bambino. Secondo tipo: implosione. Tace, accumula rabbia, poi si lamenta con tutti tranne che con il capo. Risultato: viene visto come debole e inaffidabile. L'imperatore stoico fa diversamente. Si concentra su una sola domanda: cosa posso controllare adesso? Non può controllare l'umore del capo, non può cambiare quello che è successo, ma può controllare la sua reazione, la sua postura, le sue prossime azioni. Quindi risponde con calma: capisco la tua preoccupazione, analizziamo insieme cosa non ha funzionato e come migliorare per il futuro. Questa è vera autorità: non difendersi, non attaccare, ma guidare la conversazione verso una soluzione. Punto 2. La forza del silenzio. Il secondo principio. Il silenzio è l'arma più potente dell'imperatore. Epitteto insegnava: Dio ci ha dato 2 orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà. Sai una cosa? Gli studi moderni dimostrano che chi parla di meno in una riunione viene percepito come più autorevole. Non è un paradosso, è psicologia pura. Scenario: sei in pizzeria con gli amici. Uno inizia a raccontare per la 1000ª volta la stessa storia. Un altro lo interrompe con la sua versione. Nasce una discussione animata. L'uomo comune fa 2 errori: o entra nella discussione per dire la sua, o si isola completamente. L'imperatore stoico ascolta, osserva, studia le dinamiche e quando parla dice una sola frase che risolve tutto. Entrambe le versioni hanno dei punti interessanti. Forse la verità sta nel mezzo. Boom, discussione finita, rispetto guadagnato, autorità, stabilità. Ma attenzione, non stiamo parlando di essere passivi. Il silenzio dell'imperatore è attivo, è presenza, è controllo. Marco Aurelio scriveva: parla solo quando le tue parole sono più potenti del silenzio. Punto 3. La dignità nelle difficoltà. Terzo principio. L'imperatore mantiene la dignità soprattutto quando tutto va male. Seneca diceva: ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio. E Marco Aurelio: l'impedimento all'azione fa avanzare l'azione. Immagina, perdi il lavoro a 50 anni, hai un mutuo da pagare, una famiglia da mantenere, i tuoi coetanei ti guardano con pietà, l'uomo comune crolla, si lamenta con tutti, incolpa il sistema, il capo, la crisi, perde dignità e rispetto. L'imperatore stoico
vede l'opportunità nascosta nella crisi, non nega il dolore, non finge che tutto vada bene, mantiene la postura, la compostezza, la visione a lungo termine. Dice a sua moglie: «È un momento difficile, ma insieme troveremo la soluzione». Ai figli: «Papà sta affrontando una sfida e le sfide ci rendono più forti. Non sta mentendo, non sta fingendo, sta guidando la sua famiglia attraverso la tempesta con l'esempio». Marco Aurelio governava l'impero durante guerre, pestilenze, tradimenti, ma non ha mai perso la calma, non ha mai abbandonato i suoi principi, non ha mai smesso di essere un leader. La dignità nelle difficoltà non è solo una virtù, è una strategia, perché quando tutto va male, chi mantiene la calma diventa automaticamente il punto di riferimento per tutti gli altri. Punto 4. Il rispetto senza sottomissione. Quarto principio. L'imperatore sa essere rispettoso senza mai sottomettersi. C'è una differenza enorme tra rispetto e sottomissione, e la maggior parte degli uomini non la capisce. Scena: il tuo capo ti chiede di lavorare nel fine settimana per la terza volta consecutiva. È ovviamente una richiesta eccessiva. L'uomo sottomesso dice: «Sì, certo, nessun problema», e poi brontola per 2 giorni. L'uomo arrogante dice: «Assolutamente no, ho una vita privata», e crea uno scontro. L'imperatore stoico usa una terza via. Riconosce l'autorità del capo, ma stabilisce i suoi confini. «Capisco l'urgenza del progetto. Posso lavorare sabato mattina, ma domenica ho impegni familiari che non posso rimandare. Possiamo riorganizzare le priorità per chiudere tutto sabato». Cosa è successo qui? Ha mostrato rispetto per il ruolo del capo, ha riconosciuto l'importanza del progetto, ma ha anche stabilito chiaramente i suoi limiti. Marco Aurelio scriveva: «Sii come il promontorio contro cui si infrangono le onde, rimane fermo e intorno a lui le acque si calmano». Il promontorio non attacca le onde, non si nasconde dalle onde, semplicemente resiste con dignità, e alla fine sono le onde che si calmano. Altro scenario. Tuo suocero fa continuamente commenti sui tuoi metodi educativi davanti ai bambini. È la 4ª volta questo mese. L'uomo sottomesso sopporta in silenzio e poi litiga con la moglie. L'uomo arrogante esplode: «Basta interferire nella mia famiglia». L'imperatore stoico parla con lui, non contro di lui. Ho notato che hai delle preoccupazioni sui nostri metodi. Rispetto la tua esperienza. Possiamo parlarne da soli dopo cena? Voglio capire il tuo punto di vista, ma davanti ai bambini preferirei mantenere coerenza. Risultato? Il suocero si sente rispettato, la moglie vede maturità, i figli vedono un padre che non si lascia calpestare ma non crea conflitti. Se hai paura di dire di no, diventi automaticamente sottomesso. L'imperatore non ha paura, ha principi e li comunica con calma e chiarezza. Punto 5. La leadership silenziosa. Quinto principio. L'imperatore guida con l'esempio, non con le parole. Marco Aurelio non faceva discorsi motivazionali alle truppe. Combatteva in prima linea. Non predicava la temperanza, la praticava. Scenario domestico. Tuo figlio adolescente ha iniziato ad alzare la voce con tua moglie. Non studia più. Passa ore al telefono. Il padre comune fa 2 errori. O ignora il problema sperando che si risolva da solo, o esplode con ramanzine e punizioni. L'imperatore stoico fa diversamente. Non predica, non spiega, agisce, spegne la TV durante la cena, mette via il telefono, fa domande genuine sui problemi del figlio, ascolta senza giudicare. Il figlio all'inizio protesta, poi nota che papà non usa il telefono a tavola, che parla con rispetto alla mamma, che mantiene le promesse. Perché l'esempio è così potente? Esiste una spiegazione scientifica. Il nostro cervello ha qualcosa chiamato neuroni specchio. Questi neuroni si attivano non solo quando facciamo un'azione, ma anche quando vediamo qualcun altro farla. Ecco perché sbadigliamo quando qualcuno sbadiglia. Ecco perché i bambini imitano i genitori automaticamente. Non è una scelta cosciente, è neurobiologia. Scenario. Sei il responsabile di un reparto. C'è tensione nel team, le scadenze sono strette, tutti sono stressati. Il capo comune fa riunioni per motivare, dice frasi come «dobbiamo stringere i denti»,
E siamo una squadra. L'imperatore stoico arriva per primo, esce per ultimo, non si lamenta mai. Quando qualcuno fa un errore dice: che cosa possiamo imparare da questo? Dopo 3 settimane il team inizia naturalmente a imitare questo comportamento, non perché gli è stato detto di farlo, ma perché l'hanno visto fare. Epitteto diceva: non dire di più di quello che senti davvero. E Marco Aurelio: quello che facciamo adesso echeggia nell'eternità. L'esempio è 1000 volte più potente delle parole, perché le parole si dimenticano, l'esempio si imita. Punto 6. La forza della vulnerabilità controllata. Sesto principio. L'imperatore sa quando mostrare vulnerabilità senza perdere autorità. Questo è il principio più controintuitivo e il più potente. Marco Aurelio, nelle sue meditazioni, scriveva delle sue paure, delle sue debolezze, dei suoi dubbi, non per autocommiserazione, ma per crescita personale. Immagina, hai commesso un errore importante al lavoro, un errore che costa soldi all'azienda. L'uomo insicuro nega, scarica la colpa, minimizza. L'uomo arrogante si difende con aggressività. L'imperatore stoico ammette l'errore, prende la responsabilità, propone la soluzione. Ho sbagliato la valutazione dei costi. L'errore è completamente mio. Ecco come possiamo limitare i danni e evitare che riaccada. Cosa succede quando fai così? Gli altri si aspettano scuse, giustificazioni. Invece trovano onestà totale e soluzioni al problema. Il risultato? Rispetto immediato, perché ci vuole più coraggio ad ammettere un errore che a nasconderlo. Ma attenzione, esistono 3 tipi di vulnerabilità. Primo tipo, vulnerabilità tossica. Ho sbagliato perché sono sempre sfortunato, nessuno mi aiuta mai, è colpa del sistema. Secondo tipo, vulnerabilità passiva. Ho sbagliato, mi dispiace, e stop, nessuna azione, nessuna crescita. Terzo tipo, vulnerabilità imperiale. Ho sbagliato, ecco cosa ho imparato. Ecco come non accadrà mai più. Scenario. Hai promesso a tua moglie di sistemare il rubinetto da 3 settimane. Lei te lo ricorda ogni giorno. Tu trovi sempre una scusa. La vulnerabilità tossica dice: sono sempre stressato dal lavoro, non ho mai tempo per niente. La vulnerabilità passiva dice: scusa, hai ragione, lo farò. La vulnerabilità imperiale dice: hai ragione, ho sottovalutato quanto fosse importante per te. Sabato mattina lo sistemo e se non riesco da solo chiamo l'idraulico. Non dovevi ricordarmelo 3 volte. Marco Aurelio scriveva una frase geniale: scava dentro. Dentro è la fonte del bene che sempre può sgorgare. Tradotto, accettare le nostre debolezze è il primo passo per superarle. Negarle è il primo passo per rimanerne prigionieri. Ma attenzione, la vulnerabilità dell'imperatore è sempre controllata. Non è sfogo emotivo. Non è autocommiserazione, è onestà strategica orientata alla soluzione. Seneca diceva: non è la durata che conta, ma l'intensità. È meglio vivere un solo giorno da leone che 100 da pecora. Tradotto, tutti ammiriamo chi sa gestire le proprie difficoltà con dignità. Punto 7. La visione a lungo termine. Settimo e ultimo principio. L'imperatore pensa sempre alle conseguenze a lungo termine. Marco Aurelio governava pensando ai prossimi 100 anni, non ai prossimi 100 giorni. Ogni decisione veniva filtrata attraverso questa domanda: come mi giudicheranno i posteri? Scenario: tuo figlio di 16 anni ti chiede di comprare la moto. Tutti i suoi amici ce l'hanno. Minaccia che se non gliela compri si sentirà escluso. Il padre a corto termine cede per evitare conflitti o dice no senza spiegazioni per affermare autorità. L'imperatore stoico pensa a lungo termine. Cosa è meglio per la crescita di suo figlio? Quale lezione sta trasmettendo? Risponde così: capisco che tu la voglia, ma grandi privilegi richiedono grandi responsabilità. Dimostrami per 6 mesi che sai gestire bene i tuoi impegni attuali. Poi ne riparliamo. Marco Aurelio aveva un test geniale per ogni decisione importante. Lo chiamava il test del letto di morte. Si chiedeva: quando sarò vecchio e guarderò indietro alla mia vita, sarò orgoglioso di questa scelta o mi pentirò?
C'è una statistica che ti lascerà di stucco. Uno studio ha seguito 1000 uomini over 65 per 10 anni. Alla domanda «di cosa ti penti di più?», il 78% ha risposto di non aver avuto il coraggio di essere me stesso. Non si pentivano degli errori commessi, si pentivano delle opportunità non colte, delle verità non dette, dei principi non seguiti. Scenario: ti viene offerta una promozione, più soldi, più prestigio, ma richiede di trasferirsi e stare lontano dalla famiglia 4 giorni a settimana. L'uomo a corto termine vede solo i vantaggi immediati: più stipendio, carriera, riconoscimento. L'imperatore stoico si fa domande più profonde. Che padre sarò se vedo i miei figli solo nei fine settimana? Che marito sarò se mia moglie deve gestire tutto da sola? Che uomo diventerò se sacrifico la famiglia per il successo? Magari accetta comunque, ma con un piano B. Magari negozia. Accetto per 2 anni, poi rivediamo. O rifiuta dicendo: apprezzo l'opportunità, ma in questa fase della mia vita la famiglia è la priorità. L'imperatore stoico non sceglie mai tra presente e futuro. Trova il modo di onorare entrambi. Marco Aurelio scriveva: quello che non giova all'alveare non può giovare all'ape. Tradotto, le nostre decisioni non devono servire solo noi nel presente. Devono servire la nostra famiglia, la nostra comunità, il nostro futuro. L'imperatore stoico pensa sempre: questa scelta mi avvicina alla persona che voglio diventare o alla persona che voglio evitare di essere? E questa, forse, è la domanda più importante di tutte, perché alla fine non siamo quello che diciamo di essere, non siamo quello che proviamo a sembrare, siamo la somma delle nostre scelte quotidiane. Questi sono i 7 principi della mentalità dell'imperatore, che hanno guidato i leader più rispettati della storia. Ora voglio sapere da te, quale di questi principi ti ha colpito di più e soprattutto quale pensi sia il più difficile da applicare nella vita quotidiana? Scrivilo nei commenti e racconta un esempio concreto di quando hai applicato o avresti dovuto applicare uno di questi principi. Leggo ogni singolo commento e rispondo personalmente. Se questo video ti ha dato valore, c'è un modo semplice per dirmi grazie. Clicca quel pulsante qui sotto e iscriviti. E se vuoi approfondire la filosofia stoica, guarda il prossimo video. Ricorda, l'imperatore che cerchi è già dentro di te.